Perché il mondo del lavoro non è più sicuro come tanti anni fa e soprattutto cosa puoi fare se hai solo un lavoro per proteggere te, la tua famiglia e i tuoi cari per un futuro incerto? Lo vediamo nel video di oggi. Intanto siamo al 37esimo video, c'è da festeggiare qua, 37 video per la mia sfida 365 video, un video al giorno per un anno, pazzesca, super sfida, quindi sostienimi in questo se ti va. Allora, diciamo che ti è mai capitato che ti abbiano venduto l'idea, studia, trovati un posto di lavoro, tienilo duro finché non andrai in pensione e poi finalmente sarai libero. Ok, era un'idea bellissima tanti anni fa, adesso non è più così tanto certo. Più che altro, non so, guardati attorno, chiedi ai tuoi amici, ma guarda tu stesso la tua stessa vita. Non è più come una volta che trovavi un lavoro, era sempre quello, era sicuro veramente, lo tenevano tutti una vita, non cambiavano lavoro raramente e andavano in pensione. Oggi è molto più probabile che in un anno cambi 2 o 3 lavori o perché non c'è la sicurezza o perché non c'è il contratto a tempo indeterminato, grande contratto a tempo indeterminato che tutti cerchiamo, ma in realtà si cambia. Ma soprattutto diventa duro quando, immaginati la classica persona media, 45 anni, famiglia, mutuo, e un giorno si alza e va al lavoro e trova la lettera di licenziamento perché magari in azienda hanno fatto dei tagli. Cazzo, questo si è fatto il culo magari per 20 anni in quell'azienda, 15 anni, 10 anni in quell'azienda e poi viene sostituito perché ci sono dei tagli. E non importa quanto si sentiva o era veramente fondamentale nel processo dell'azienda. Ma purtroppo le cose cambiano adesso, le crisi sembra quasi che sia all'ordine del giorno, cambiamenti climatici, inflazione, di chi ne ha più ne metta, oppure l'intelligenza artificiale sta veramente cambiando molto il mercato e da un anno all'altro è veramente dura e da questo punto di vista stare al passo con i tempi diventa veramente difficile. E l'altro giorno parlavo con un ragazzo della mia attività e mi diceva, cavolo, io faccio il meccanico, ma in tante officine non sanno neanche cos'è la parte elettronica. Cioè, mi ha stupito questa cosa. Ci sono macchine oggi che sono solo elettriche, elettroniche, e credo che la maggior parte abbiano elettronica dentro e non riescono a stare al passo con i tempi. Lui mi ha detto, guarda, questo ragazzo mi ha detto, io faccio questa attività da 10 anni, ma faccio fatica a trovare posti dove vado a lavorare che mi insegnano questa parte. Cioè, quindi ha dell'incredibile questo, quindi non stanno al passo con i tempi le aziende di oggi, proprio perché il mondo sta cambiando velocemente, solo pochi riescono a starci contro. E quindi trovarti un domani che hai speso la tua vita con sacrifici, hai quelle classiche 4 settimane all'anno di ferie, un giorno di riposo barra 2 nel weekend e trovarti poi un giorno che ti lasciano a casa, credo che non sia la cosa migliore, soprattutto né a livello di soddisfazione personale, ma soprattutto neanche a livello economico, perché essere lì e vedersi sparire all'improvviso quello che era una sicurezza, credo che sia un bel colpo duro. Quindi quello che tu puoi fare oggi, e l'abbiamo già detto anche in altri video, è affiancare qualcosa che ti possa in futuro intanto crearti un extra, che male non fa, ma soprattutto crearti un qualcosa che possa diventare il tuo piano B, cioè da piano B a piano A, scusami. Quindi cos'è che potresti fare? Oggi con l'online, l'intelligenza artificiale è pieno di opportunità. Creati una micro, competenza digitale che puoi affiancare. Inizia a lavorare sui social, è pieno, di opportunità, solo che devi aprire gli occhi e iniziare a capire che avere solo un lavoro dipendente, come abbiamo visto a breve, insomma, in questo video, è un problema avere solo un lavoro da dipendente, cioè non è un problema di per sé il lavoro, ma avere solo quello e pensare che sia solo l'unica strada per il tuo futuro finanziario non è la scelta migliore. Quindi non è licenziarsi, ma è semplicemente affiancare a quello che stai facendo una piccola attività online, nel digitale. Questo è il futuro, ok? Quindi saper padroneggiare, questi settori, saper mangiare queste industrie, chiaro che il futuro sarà prospero. Perché? Perché sei al passo con i tempi. Cioè, se tutto è diventato tecnologico, se prima magari facevi una riunione dal vivo, adesso lo fai magari su Zoom e siamo tutti dall'altra parte del mondo, cioè è chiaro che è una cosa che è il futuro, ok? E questo andrà sempre più veloce, quindi iniziare oggi, ok? In realtà potresti essere già indietro oggi, però iniziare oggi è sempre meglio che mai, ok? O che aspettare fra un anno, 2 anni, 5 anni, ok? Che il tuo lavoro persista o no. Sapere sempre, avere sempre questo dubbio, perché la cosa che secondo me
le persone non capiscono è che quando hai un lavoro è che in mano il tuo futuro è un'altra persona, ha l'azienda. Non sei tu che hai il potere di decidere al 100%. Invece quando hai una tua attività, un tuo business che tu decidi come può cambiare in positivo o negativo la tua vita, è in mano a te la responsabilità. Che è chiaro che ci vuole l'impegno e diciamo gli attributi per farlo, però almeno è sotto il tuo controllo. E quando è sotto il tuo controllo è meglio. Perché? Perché il cambiamento che andrai a fare è una tua scelta e non che lo subisci. Il cambiamento fa male quando lo subisci, quando ti alzi un giorno a 50 anni e andare a lavoro e vieni licenziato, quello è un bello schiaffo in faccia. Invece quando tu a 50 anni vai a lavoro e sei tu che ti licenzi perché hai costruito il tuo piano B da casa per avere uno stile di vita migliore, è una cosa molto più leggera, è molto più bello, molto più figo. Ok? Quindi spero che ti sia passato questo concetto. Se non l'hai ancora fatto, metti un bel mi piace al video, condividilo con i tuoi amici, ok? Fammi sapere qui sotto nei commenti se sei una persona che ha aperto la mente, quindi scrivi a me, mente aperta sui commenti e andiamo al next level assieme. Ci vediamo al prossimo video, al tuo successo.